Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brintellix, gocce, GR Pharma SRL, ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2021. Cos'ha Brintellix, gocce? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brintellix, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Brintellix, gocce? Brintellix, gocce è un farmaco a base del principio attivo vortioxetina, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda GR Pharma SRL. Brintellix, gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brintellix 20 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone 15 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: H. Lundbeck/S, concessionario. GR Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: vortioxetina. Gruppo terapeutico: antidepressivi. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni. Brintellix è indicato per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti. Posologia. La dose iniziale è raccomandata di Brintellix per gli adulti con meno di 65 anni di età a 10 mg di vortioxetina una volta al giorno. In base alla risposta individuale del paziente, la dose può essere incrementata fino ad un massimo di 20 mg di vortioxetina una volta al giorno o ridotta ad un minimo di 5 mg di vortioxetina una volta al giorno. 5 mg corrispondono a 5 gocce. 10 mg corrispondono a 10 gocce. 15 mg corrispondono a 15 gocce. 20 mg corrispondono a 20 gocce. Dopo la risoluzione dei sintomi depressivi, ha raccomandato continuare il trattamento per almeno 6 mesi al fine di consolidare la risposta antidepressiva. Interruzione del trattamento. I pazienti trattati con vortioxetina possono sospendere bruscamente l'assunzione del medicinale senza che sia necessaria una riduzione graduale della dose. Vedere paragrafo 5.1. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. La minima dose efficace di 5 mg di vortioxetina una volta al giorno deve sempre essere utilizzata come dose iniziale per i pazienti di età a 0-65 anni. Deve essere osservata cautela quando si trattano pazienti di età a 0-65 anni con dosi superiori a 10 mg di vortioxetina una volta al giorno, rispetto ai quali i dati sono limitati. Vedere paragrafo 4.4. Inibitori del citocromo P450. In base alla risposta individuale del paziente, devono essere prese in considerazione dosi inferiori di vortioxetina nel caso in cui venga aggiunto al trattamento con vortioxetina un potente inibitore del CYP2D6, esempio bupropione, chinidina, fluoxetina, paroxetina. Vedere paragrafo 4.5. Induttori del citocromo P450. In base alla risposta individuale del paziente, deve essere preso in considerazione un aggiustamento della dose di vortioxetina nel caso in cui venga aggiunto al trattamento con vortioxetina un induttore ad ampio raggio del citocromo P450, esempio rifampicina, carbamazepina, fenitoina. Vedere paragrafo 4.5. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Brintellix nei bambini da 7 a 11 anni non sono state stabilite. Non sono disponibili dati. Vedere paragrafo 4.4. Brintellix non deve essere usato negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni affetti da disturbo depressivo maggiore, MDD, in quanto non è stata dimostrata l'efficacia. Vedere paragrafo 5.1.
La sicurezza di Brintellix negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni è descritta nei paragrafi 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Insufficienza renale o epatica. Non sono necessari aggiustamenti di dose in base alla funzione renale o epatica, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Brintellix A per uso orale. Le gocce orali possono essere assunte con o senza cibo. Le gocce possono essere miscelate con acqua, succhi o altre bevande non alcoliche. La bottiglia deve essere completamente capovolta. Se non esce nessuna goccia, è possibile picchiettare leggermente la bottiglia per avviare il flusso. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Uso concomitante di inibitori non selettivi delle monoaminoossidasi, IMAO, o inibitori selettivi delle MAOA, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Uso nella popolazione pediatrica. Brintellix non è raccomandato per il trattamento della depressione in bambini da 7 a 11 anni in quanto la sicurezza e l'efficacia di vortioxetina non sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Vortioxetina ampiamente metabolizzata nel fegato, principalmente attraverso il processo di ossidazione catalizzato dal CYP2D6 e, in misura minore, dal CYP3A4, 5 e dal CYP2C9, vedere paragrafo 5, 2. Potenziale capacità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brintellix, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brintellix, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. I dati sull'uso di vortioxetina nelle donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sull'animale hanno dimostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Nei neonati, a seguito di uso materno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brintellix ha un'influenza nulla o trascurabile sulla capacità di guidare e utilizzare macchinari. Tuttavia, poiché a copyright sono stati segnalati effetti collaterali come vertigini, i pazienti devono prestare attenzione nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi, soprattutto all'inizio del trattamento con vortioxetina o in caso di variazioni di dose. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più comune è stata la nausea. Tabella delle reazioni avverse. Le reazioni avverse sono elencate di seguito usando la seguente convenzione. Molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'ingestione di vortioxetina agli studi clinici, nel dosaggio compreso tra 40 mg e 75 mg, ha causato un aggravamento delle seguenti reazioni avverse. Nausea, capogiro posturale, diarrea, fastidio addominale, prurito generalizzato, sonnolenza e rossore. L'esperienza post-marketing riguarda principalmente sovradosaggi di vortioxetina fino a 80 mg. Nella maggior parte dei casi, non è stato riferito alcun sintomo o solo sintomi lievi. I sintomi riferiti con maggiore frequenza sono stati nausea e vomito. Esiste esperienza limitata relativa ai sovradosaggi di vortioxetina superiori a 80 mg. A seguito di dosaggi diverse volte superiori all'intervallo di dosi terapeutico, sono stati riferiti eventi di convulsioni e sindrome serotoninergica. La gestione del sovradosaggio si deve basare sul trattamento dei sintomi clinici e sul relativo monitoraggio. È raccomandato un monitoraggio medico in ambito specialistico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanaletici. Altri antidepressivi. Codice ATC. N06X26. Meccanismo d'azione. Si ritiene che il meccanismo d'azione di vortioxetina correli con la sua attività diretta di modulazione dei recettori serotoninergici e proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Vortioxetina è assorbita lentamente ma in modo adeguato dopo somministrazione orale ed il picco di concentrazione plasmatica è raggiunto entro le 7 e le 11 ore.
Dopo somministrazioni multiple, dati preclinici di sicurezza. La somministrazione di vortioxetina negli studi di tossicità generale nel topo, nel ratto e nel cane è stata associata principalmente a segni clinici correlati con il sistema nervoso centrale. Questi, elenco degli eccipienti: idrossipropilbetadex, etanolo, 96%, acqua purificata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.